dai campi di cotone ai palchi di tutto il mondo. Signore e signori, lui è B.B. King e questa è la sua chitarra. Ma economica perché siamo poveri. Chitarristi, bentornati su Shape Your Tone. Sono Ale e oggi voglio raccontarvi una storia bellissima. Parlerò di Riley B. King, che tutti conosciamo come B.B. King. È uno dei chitarristi blues che mi affascina di più da sempre. Sia lui come persona, sia come musicista, vederlo sul palco con la sua Lucille imbracciata e sentire quel suono morbido, stupendo che sembra una voce che canta, è sempre stato per me una grandissima ispirazione. Resta con me fino alla fine del video e capirai perché anche tu devi conoscere la sua storia. E non vorrai perderti la sua chitarra. Adesso te la faccio vedere. Anzi no, ti faccio prima vedere la parte che preferisco di più. Se questo genere di video ti piace, iscriviti al canale e lascia un bel pollicino in su. Come quando da piccoli si alzava tutte le braccia insieme a Goku per fare l'energia sferica. Dai che se arriviamo a 1500 like facciamo rinascere Krillin. Troppo facile. Ora, prima di addentrarci in tutta la storia bellissima di B.B. King, appuntamento settimanale con l'Haters. Allora, uno ci prova anche a fare dei ragionamenti, discorso, ci sta a non essere d'accordo, dai una motivazione e poi barzellette. Davvero, barzellette. Guarda Zelig per... Ora torniamo a parlare di B.B. King. C'è una quantità folle di cose da dire su di lui, ma in questo video ti racconterò un po' di aneddoti tra i più interessanti. Non voglio raccontarti dove è nato, come ha vissuto i suoi primi anni, ci pensano le biografie. Ce ne sono un sacco e sono tutte interessantissime, quindi ti consiglio di leggerne almeno una. Ti racconto solo che per un periodo della sua vita ha lavorato nei campi di cotone e nelle fattorie, posti da cui per una serie di motivi decide di scappare. Uno dei primi luoghi in cui decide di andare è la città di Memphis, alla ricerca di suo cugino. Lo trova e gli viene anche offerto un lavoro, ma proprio lì decide che il suo futuro sarà tutto in musica. In quella città trova il coraggio di presentarsi a Sonny Boy Williamson, un armonicista blues che conduceva un programma alla radio. E nel vero senso della parola, balbettando, King chiede di poter suonare e cantare un brano nel suo programma radiofonico. B.B. King fa il timido per chiedere di suonare un pezzo. No, B.B. King timido, no. A questo punto Sonny Boy gli dice: certo, va bene, fammi sentire cosa sai fare. L'esibizione di King è un successo, tanto che arrivano anche delle telefonate apposta per lui alla radio. Questa cosa gli fa ottenere delle date in cui suonare in un locale della città, ma in cambio deve comporre un jingle pubblicitario per la radio. Un po' come adesso che tutti ti pagano in visibilità, no? Te lo vedi King al supermercato alla cassa? Sono $72,50. Ah, va bene se pago con un jingle? Francesca alla cassa 4. Inutile dire che quel jingle, non quello del supermercato, ma quello della radio, diventa un successo, tanto che gli permette di ottenere una trasmissione tutta sua all'interno della radio. E adesso capirai dove voglio arrivare. In quell'occasione Riley B. King decise di adottare un nome da DJ. Infatti sceglie di chiamarsi Bill Street Blues Boy, un nome molto lungo che molto presto si ridurrà a Blues Boy, che poi sarà abbreviato ulteriormente in BB. Ecco come è nato B.B. King. Insomma, già dagli inizi, da ragazzo, la determinazione che King metteva per riuscire nel suo obiettivo era tantissima. Un ragazzino nero nell'America degli anni 40 non aveva chissà quali possibilità, ma evidentemente King era già superiore a tutte queste cose. Tra l'altro, di tutte queste cose, difficoltà, mancanza di stimoli, ci ho fatto un video a riguardo, te lo lascio qui. Per farti capire ancora di più che tipo di persona fosse B.B. King, da molto giovane iniziò a suonare per le strade della sua città e notò che tutte le canzoni religiose che sapeva suonare erano molto apprezzate dalle persone. Ma quando cambiò in tutte le canzoni le parole "Oh Lord" in "My Baby", il cappello delle offerte si riempiva sempre di più. B.B. King era Justin Bieber degli anni 40. Cassa degli haters aperta sotto nei commenti. Ora parliamo un po' di quello che è il suono della chitarra di B.B. King per come lo conosciamo. Non ti dico niente sulla sua tecnica, meriterebbe un video a parte. GasTube un po' di tempo fa ha fatto un video proprio su questa cosa, te lo lascio qui sopra. King cerca un suono che sembri umano, vuole fraseggiare come se la chitarra fosse una voce. Facendo vibrare velocemente la sua mano, tra l'altro segno molto caratteristico di B.B. King, riesce a ottenere qualcosa che ci si avvicina e con il tempo cerca di legare il suono della sua chitarra con quello della sua voce. Scopre che la soluzione migliore è tenere le due cose separate. Fa un breve assolo, poi canta, poi fa un altro breve assolo e poi canta ancora. Fa un assolo un po' più lungo e poi canta un po' di meno. Quando finisce una cosa, inizia l'altra. Era comunque un maschio, una cosa alla volta. In quel modo riesce a creare continuità. Fonde le due cose in una sola e non crea un conflitto tra di esse. Forse senza rendersene conto, o forse sì, non lo sapremo mai, riassume in sé la dualità classica della cultura orale afroamericana, fondata tradizionalmente sulla figura della chiamata e della risposta. Il leader del gruppo canta e il
gruppo risponde con un altro verso della canzone. Curiosa anche la scelta del nome della sua chitarra, ovvero Lucille. Vi siete mai chiesti perché proprio Lucille? Una sera, mentre suona in una sala da ballo, in seguito a una rissa tra due persone per via di una ragazza, il locale prende fuoco. King scappa, ma si rende conto di aver lasciato la sua chitarra in balia delle fiamme. Decide quindi di tornare nel locale per salvare la sua amata. Le cose importanti, per favore, chi se ne frega delle persone. Riesce a recuperarla e uscire poco prima che l'edificio crolli. E mentre prende fiato, sente un tizio che dice a un altro: non avrei mai pensato che sarebbero arrivati a tanto per una come Lucille. King in quel momento collega due eventi completamente scollegati ma accaduti contemporaneamente, e proprio lì decide di battezzare la sua amata chitarra e tutte le altre che sarebbero venute dopo proprio con quel nome, Lucille. A proposito della sua chitarra e della sua storia, arriviamo al cuore del video. Molte persone affascinate dalla sua musica e dalla sua chitarra sono state ispirate a cominciare il loro viaggio all'interno del mondo chitarristico, ma attratti dalla sua stupendissima Lucille. E niente raga, è stato bello. E chi si fa carico di fare felici noi poveri? Gibson? No, Fender? Ti piacerebbe? Harley Benton. Ne ho portate un sacco sul canale, tutte belle. Ti lascio qui la playlist se vuoi vedere tutte le altre. Questa è l'HB 35 Vintage Series. Ora è difficilmente trovabile perché è sostituita dalla serie Plus. Tra l'altro sono usciti dei nuovi modelli con dei colori che sono stupendissimi. Comunque, mi vedete provare molto spesso queste chitarre economiche e parlarne molto bene. Ma se una chitarra che costa così poco suona così bene, che senso ha spendere più soldi per chitarre che costano di più, che suonano bene uguale, solo per diventare più povero? La risposta non è banale. Se volete un video in cui andiamo a capire perché certe chitarre arrivano a costare certe cifre, mentre altre rimangono su prezzi più accessibili, ditemelo nei commenti. Ah, un'altra cosa, se no poi dite che non rispetto le promesse. Il video della PRS SE Custom 24 è in preparazione, così come quello sui pick up. Ancora un po' di pazienza e arrivano, giuro che arrivano anche loro. Torniamo a noi. Questa chitarra si riferisce in modo abbastanza palese alla classica 335 Gibson. Ottima se vogliamo muovere i primi passi per avvicinarci a sonorità in stile BB King, ma non solo. Tra poco te la faccio sentire. È chiaramente una semi-hollow e il body è in legno d'acero e presenta le bombature tipiche delle chitarre semiacustiche come le 335. Il manico è in acero e la tastiera in amaranto, come siamo abituati a vedere su tantissime Harley Benton. Le rifiniture sono fatte davvero bene, devo dire, e presenta questo binding, ditemi voi come si dice, che è bianco, un po' panna, che gli dà un look vintage ma comunque molto elegante. Parlando dell'elettronica, abbiamo i due humbucker, il selettore a 3 vie e classici controlli stile Gibson, ovvero i 2 volumi e i 2 toni. Il manico l'ho trovato particolarmente comodo, molto simile a quello della mia Les Paul come dimensioni, quindi mi ci trovo abbastanza a casa. Arrivare fino al 22esimo tasto non è per nulla complicato. Basta parole noiose, vogliamo la musica, vogliamo sentire la chitarra.
Bene, dopo averla sentita, capiamo benissimo che se uno vuole togliersi lo sfizio e comprare una chitarra semiacustica fatta bene, senza spendere troppo per avvicinarsi un po' ai suoni di questo grande bluesman, o anche soltanto per soddisfazione personale, per averla e suonarci i Foo Fighters, questa chitarra io la prenderei in considerazione. In descrizione trovi tutti i link di questa chitarra, di tutti i miei videocorsi. Ora, tutto questo video a cosa serviva? Intanto volevo farti sentire questa chitarra perché secondo me merita, soprattutto le versioni più nuove che sono state presentate tipo l'altro ieri. E poi ci tenevo davvero molto a parlarti di BB King e quale occasione migliore di questa semiacustica per farlo. Ogni volta che ascolto BB King suonare è sempre di ispirazione. Vederlo suonare sempre con quel sorriso in faccia ti fa venire voglia di suonare per forza. Poi, che i nostri risultati siano molto lontani dai suoi per quanto riguarda suono ed esecuzione è tutta un'altra storia. Invece di lasciarci con il solito reminder dove ti dico di iscriverti al canale e aspettare venerdì prossimo per il nuovo video, voglio chiudere con una citazione sua, che secondo me descrive lui e la sua musica, il blues, in modo davvero preciso. Nella vita una cosa è importante: iscriversi al canale di Shape Your Tone. Oh raga, non l'ho detto io, quindi